Il vampiro, la creatura della notte, elegante e letale allo stesso tempo, uno dei mostri per eccellenza, ma soprattutto con un grande senso del ritmo. Il ritmo, proprio questo aspetto voglio sottolineare. Le creature e i mostri ci hanno spesso abituati che conoscono e sanno padroneggiare il ritmo. Ritmo e danza possono essere di varia natura, ad esempio anche questo movimento potrebbe essere una danza. Oggi vi parlo di alcune creature molto particolari che si chiamano Gyanshi. Gli Gyanshi sono delle creature nate dal folklore cinese, un mostro saltellante che è un incrocio tra un vampiro e uno zombie. Infatti il termine cinese vuol dire propriamente zombie, e sono essenzialmente dei cadaveri rianimati che succhiano il Qi, la forza vitale delle creature viventi. La cosa originale è che sono raffigurate sempre con la caratteristica divisa degli ufficiali Qing e si muovono nella notte saltellando con le braccia tese. Il carattere cinese Jiang significa duro o rigido, e proprio per questa peculiarità i corpi degli Gyanshi non possono muoversi camminando regolarmente, ma soltanto saltellando con le braccia in avanti. L'aspetto vampiresco della vicenda prese piede con l'influenza della cultura occidentale in tempi più moderni, come ad esempio la mutazione dopo il loro morso, come se ci fosse proprio la trasmissione di un virus, ma essenzialmente la caratteristica principale è l'assorbimento del Qi per diventare ancora più potenti. Combattere questi esseri mostruosi è la parte più interessante del discorso, perché ci sono molti aspetti che non rientrano nelle pratiche più convenzionali viste altre volte per i mostri. Oltre a cose più convenzionali come per esempio gli specchi, il fuoco, il canto di un gallo, perché significa che sorge il sole, o del sangue nero di cane, sì ok non è proprio convenzionale, ma la parte interessante arriva con le figure dei sacerdoti combattenti che sfoggiano degli incantesimi molto strani per contrastarli. Principalmente utilizzano dei sigilli taoisti scritti e applicati sulla fronte, con veri e propri movimenti coreografici, sangue di animali vari, quindi se siete animalisti incalliti vi sconsiglio la visione di questi film, sangue di animale appunto da usare come inchiostro per scrivere questi talismani su carta o sul pavimento, e il tutto è alternato a pratiche simpatiche come far cadere un sacchetto di monete per far fermare l'avanzata di questi mostri, perché questi mostri sono degli avidi contatori di monete, oppure trattenere il respiro. Non c'è una versione ufficiale che testimoni concretamente come siano nate le storie Gyanshi, ma generalmente si riconduce ad un'antica pratica popolare. Molte persone all'epoca non potevano permettersi il trasporto della salma se un proprio caro moriva lontano da casa, così assoldavano un prete taoista per rianimare il corpo e farlo saltellare per ricondurlo a casa ed essere sepolto. L'aspetto estetico più caratteristico, ovvero quello della divisa degli ufficiali Qing, si dice che invece provenga dall'avversione del popolo Han durante la dinastia Qing e che vedeva i loro funzionari come dei veri e propri mostri senza umanità. La leggenda di queste creature ha ispirato molto sia la letteratura ma soprattutto il cinema. Facciamo un balzo negli anni 80-90, dove il genio della cinematografia di Hong Kong ha tratto i suoi frutti migliori. Prendiamo quest'uomo, un individuo per cui usare la parola genio non è mai abbastanza. Sammo Hung, regista e attore tra i più influenti che Hong Kong abbia mai avuto. Mentre la commedia horror veniva particolarmente celebrata nel 1980, con titoli come We Are Going to Eat You di Tsui Hark, che mescolava appunto commedia, kung fu e horror cannibalico, o il film di Anhui, The Spooky Bunch, sempre dello stesso anno, precisamente il 24 dicembre del 1980 Sammo Hung irrompe sulla scena e dirige ed interpreta Encounter of the Spooky Kind. Chi non vorrebbe annotare un film del genere? Il titolo è chiaramente un omaggio al film di Spielberg Close Encounters of the Third Kind, ovvero Incontri ravvicinati del terzo tipo da noi, uscito qualche anno prima, precisamente nel 1977. Il film è un viaggio nella superstizione e nella cultura del folklore cinese. È il capostipite del genere e mescola in modo molto interessante la commedia d'azione, l'horror e il fantasy. Come accennavamo anche prima, questa sorta di ibrido narrativo era già stato tentato prima,
ma in questo caso l'elemento del kung fu e della commedia slapstick raggiunge i massimi livelli. La domanda è: si può combattere a colpi di kung fu uno zombie saltellante? Certo che si può, e solo Sammo Hung sa farlo molto bene. I rituali esoterici, le magie e le coreografie di combattimento si mescolano perfettamente per trovare uno stile unico e inedito. Questo film rappresenta uno degli apici del cinema di Hong Kong di quegli anni e sarà difficile fare di meglio con i suoi sequel o altri film ispirati, perché Encounters of the Spooky Kind rimane il migliore sotto tanti aspetti. Un altro film fondamentale del genere è Mr. Vampire del 1985. Mentre Sammo Hung aveva perfezionato la commedia kung fu, in questo caso si occupa di produrre questo film che sfrutta la scia del suo film precedentemente trattato. Il protagonista è Lam Chi-hing, veterano di Hong Kong, amico e collaboratore di lungo corso di Sammo Hung. Qui interpreta un sacerdote taoista che insieme ai suoi collaboratori devono vedersela con molti di questi zombie saltellanti. Le trovate comiche che utilizzano sapientemente le peculiarità della tradizione cinese rendono il film brillante e molto divertente. Mr. Vampire è una vera sorpresa e ha avuto un grande successo nel corso degli anni, dando vita a molti sequel e molti film ispirati ad esso. Allora, arrivati alla fine del video la domanda è sempre la medesima: come posso recuperare questi titoli? La risposta già la sapete, dovrete rivolgervi all'estero, al mercato estero, quindi fate una bella ricerca, troverete sicuramente l'edizione che fa per voi, perché indovinate un po', qui in Italia non sono mai usciti, ma questo già lo potevate immaginare. Quindi mi raccomando, fatemi sapere un vostro parere, se vi sono piaciuti, scrivendo magari un commento nella sezione apposita. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che così mi date una mano ad andare avanti. Noi ci rivediamo sempre qui al prossimo video. Ciao ciao!